Ma allora, prima lezione di giapponese, ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Meno timido, non ti preoccupare. Meno timido. Per le basi di giapponese si comincia per forza dai caratteri. Il giapponese è una lingua, anzi è un alfabeto sillabico, quindi a differenza degli alfabeti occidentali, diciamo, compreso il nostro, anche l'inglese, che è fonetico, l'alfabeto sillabico ovviamente si prende sillaba per sillaba, dove a volte si intende 3 lettere, 3 caratteri, a volte 2, a volte anche 1, tipo le vocali singole. Quindi alfabeto sillabico. Ci sono però 3 alfabeti e questa è la particolarità. Diciamo che se uno vuole scrivere qualcosa gli basta sapere l'hiragana, però per farsi comprendere da un altro non basta, perché ad esempio tu puoi scrivere anche una frase di 3 righe tutta in hiragana e puoi scrivere una frase di senso compiuto, però se un altro poi la legge non ci capirà una mazza, perché non riesce a distinguere le varie parti del discorso. Quindi faccio anche un breve esempio di proprio una frase breve, ad esempio guardo la televisione. Guardo la televisione. Io testo il mio Sharingan. Non scrivo in realtà benissimo sullo schermo, però mi devo abituare perché sono più bravo della lezione, non ti preoccupare. Qua ad esempio è una brevissima frase, guardo la televisione, però ci sono tutti e 3 gli alfabeti. Questo è il katakana, questa è la particella scritta in hiragana, questo è il kanji del verbo vedere o guardare e questo è di nuovo l'hiragana. Sarebbe terebi o mimasu. Terebi è la TV, o è la particella del complemento oggetto, mimasu è il verbo miru, ovvero vedere. Questo è scritto in kanji, però si poteva anche scrivere così, con il mi in hiragana. Però uno avrebbe visto terebi o mimasu, quindi 4 hiragana consecutivi, no? 4 hiragana consecutivi che ovviamente è una frase piccola, va bene, è facile da capire, da distinguere. Però metti una frase di 3 righe, uno impazzisce. Non capisce più dove inizia il verbo e dove finisce. Quindi è importante mettere il kanji per capire, per differenziare le varie parti del discorso. Però iniziamo a vedere dal primo alfabeto l'hiragana, a vedere i vari caratteri. Beh, ovviamente il kanji serve per kangiare le varie... Queste, le perle fanno parte delle... Naturalmente. Le perle ovviamente non possono mancare. Quindi il rosso è il kanji, il giallo è Il katakana. il katakana, il nero l'hiragana. Quindi differenzia le frasi delle parti del discorso. Sì. Cioè, è usato per differenziare una parte del discorso. Sì, non è che lo differenzi, è più una cosa visiva. Aiuti l'occhio a distinguerle, perché ad esempio le particelle si scrivono solo in hiragana, quindi scrivere anche il sostantivo precedente in hiragana diventa un po' confusionario se uno non è abituato, non riesce a distinguere bene dove finisce la parola, dove inizia la particella, mentre se è scritto tutto in, ad esempio il sostantivo in kanji, poi c'è la particella, riesci bene a distinguere le varie parti. Allora, cominciamo con l'hiragana. Se proprio non è un problema li farei a 5 a 5, a gruppi, invece di farli uno alla volta. Sei tu il maestro. Ok. Quindi, appunto, come dicevo all'inizio, è un alfabeto sillabico, quindi l'alfabeto va a gruppi. Mentre in italiano l'ordine delle vocali, diciamo, è A, E, I, O, U. In giapponese è leggermente diverso, A, I, U, E, O, cambia un po'. Quindi si parte dalle vocali e poi tutte le varie consonanti, che in realtà non sono tutte, quasi a ogni consonante poi si associa la rispettiva vocale. Così per ogni gruppo, quindi A, I, U, E, O, poi K, K, Ki, Ku, Ke, Ko, così via. Per ogni gruppo. Non ci sono tutte. Poi i giapponesi sono molto furbi e intelligenti e trovano stratagemmi per abbreviare le cose. Ad esempio la B e la V, che sono molto simili come suono, se ci pensi, per loro è un'unica cosa, è un unico suono, un unico carattere. Qualche esempio alto simile? Allora, vabbè, tutti i Dakoten e Andakoten dici, no? Quelli simili. Anche la LR. R. Che la L non c'è. Oppure ad esempio quando c'è il suono sordo con il suono sonoro, ad esempio S con Z, ZS cambia. Beh, noi diremmo sordo sonoro, no, loro non lo dicono, però usano lo stesso identico simbolo, carattere. Per farlo sonoro ci aggiungo delle virgolette, quindi proprio furbissimi al massimo. Tipo il ga e ka pure, no? Ka e ga, ta e da. E anche caratteri con la H, che mettendo le virgolette diventa B, mettendo il pallino diventa P. Quindi proprio geniali, al massimo. Va bene, cominciamo con il primo gruppo, ovvero le vocali. E a questo punto le scriverei in orizzontale.
Vi metto pure la lettura giù. Tavolo. No. Eh. Oh. Ci siete? Scrivile però. Sì, no, dico ogni tanto esce. Tanto appare qualcuno. Appare lui, saluta. Brivido eccezionale. La I è con la picetta, no? Io vi dico ragazzi che preferisco di gran lunga la mia A. Che senso? E la A nostra. Sì. La A è quella che effettivamente mi ha sempre dato più problemi fin dal primo Perché la giorno. confondi con la O? Perché... No, perché non so. Non l'ho fatta troppo brutta. Per esempio, a volte succede che vedo la I senza un tratto, oppure altri caratteri senza un Sì, tratto. sì. Non C'è fa un niente. modo per distinguere, per capire qual è il modo giusto per farlo? No, il modo giusto è Perché a sempre... volte tagliano dei tratti. Sì, Capito che intendo? sì, però se la fai senza il tratto ti capiscono lo Si capisce stesso. lo non è che stesso, non ha- quindi non è sbagliato. No, è semplicemente quello in realtà è una... credo sia una reminiscenza del passato. Del passato, quando la facevano con i pennelli, allora facevano così e poi rimaneva il tratto. il pennello si doveva fermare e allora rimaneva la gambetta. Capito. Sì. Bellissimo, perfetto, ha senso. Mentre la picetta invece quando schizzavano, perché poi alla fine rimaneva un pochino incosto sul pennello e schizzavano e rimaneva l'altra picetta. Questo? Non so se questa parte verrà passata. Non lo so, però queste sono le semplici vocali che in realtà anche con le sole vocali si possono creare parole, ad esempio casa e ie, No, anche giusto. con due i. Con due I. Così già potete scrivere casa, ad esempio, no? Ah, casa. Casa, ie. Già conoscendo due lettere, casa, ie. Però, come dicevo prima, se lo scrivete così in una frase, ad esempio sono a casa, no? E lo scrivete così, puoi scriverlo. Però se casa non lo scrivi in kanji, è un po' più difficoltoso capire le varie parti del discorso. E questo cosa sarebbe, scusami? Questo è il fatto un po' a cazzo, però è il kanji di Casa. casa. Come in cinese, anche in cinese uguale. Il kanji è uguale. Beh sì. Ecco, già è meglio. Anche col C'è. trattino su? Questo- O non c'è. C'è e mi sa che, se non sbaglio, è attaccato. Ah, Adesso è decente. ok, vabbè. Il kanji è una casa, no? Kanji di casa, sì. Ad esempio, come diceva Roberto dei trattini sotto, questo molto spesso lo vedete con la gambina così. Però, se non lo fate, non succede niente alla fine. L'importante è che non ci ammazzano. No, non mi ammazzo. Tanto in realtà, più che scrivere, dovete che altro capirli Assolutamente. e leggerli. Esatto, Capire, sì. perché non credo che avremo modo di No. scrivere.